Una Taylor americana con tutti i crismi, dall'originale Shape Grand Pacific al rivoluzionario V-Class Bracing, ma a una frazione del prezzo. Io sono Pietro di Accordo.it e questa è la American Dream AD17. La AD17, qui in finitura blacktop, cioè con la sola tavola armonica coperta da un sottilissimo strato nero satinato, appartiene alla gamma American Dream, che è la serie più accessibile con cui Taylor accoglie i chitarristi nel proprio catalogo Made in USA. E come tutte le Taylor fatte in America, anche la AD17 mostra da subito una certa attenzione per i dettagli. Per esempio, è un vero piacere notare come i bordi della cassa sono finemente smussati, per quel pizzico di comfort in più che non è affatto scontato su questa fascia di prezzo. Anche il manico è il classico Taylor, sottile e leggermente a V in prima posizione, per poi arrotondarsi più avanti senza mai diventare troppo grosso, ideale per non stancare la mano e soprattutto per strizzare l'occhio a chi magari arriva dal mondo elettrico o semplicemente cerca una suonabilità al passo coi tempi. La scorrevolezza è ottimale, non solo il manico ma l'intera chitarra ha una finitura satinata sottilissima, praticamente nuda al tatto, che dà una bella sensazione calda quando si imbraccia. La versione in prova è puramente acustica, senza elettronica. Personalmente adoro l'Expression System che Taylor usa sui suoi sistemi elettrificati, compresa la controparte AD17E, ma il mercato oggi offre talmente tante alternative per tutti i gusti e tutte le tasche che può avere senso lasciare al chitarrista la scelta di come amplificare e se amplificare la sua chitarra. Nell'articolo su Accordo parliamo di legni, di cose un po' più tecniche e approfondiamo qualche impressione d'uso, mentre qui andiamo dritti a un po' di suoni. La AD17 sprizza folk da tutti i pori. Lo strumming e il flat picking sono il suo campo di battaglia, ma dimostra notevole equilibrio su tutta l'estensione della tastiera, senza rischiare mai di trovarsi note morte o melodie acute che non riescono a emergere sui bassi o sull'accompagnamento. Molto dipende ovviamente dall'intenzione del suonato, perché la chitarra si dimostra piuttosto dinamica, con una leggera compressione naturale che porta le note più dolci a farsi comunque sentire con chiarezza, e apre il suono sugli strumming più potenti conservandone sempre l'intelligibilità. In generale, le note arrivano sempre molto in faccia, che in un arpeggio vuol dire definizione, separazione e presenza sonora. La reattività alla plettrata c'è tutta, così anche un arpeggio con le dita ha un carattere tutto suo, ben riconoscibile e fortemente malleabile al tocco.
Il terreno su cui si trova sicuramente più a suo agio, dicevamo, è lo strumming puro. L'intenzione di Taylor con il V-Class e la forma Grand Pacific è sempre stata quella di offrire all'istante un sound classico e bilanciato, ricco in frequenze e in un certo senso un suono finito, per suonare in acustico quasi come se si fosse su un disco. È difficile da spiegare, ma l'intento appare abbastanza chiaro quando ci si mette all'opera. Unire la propensione per lo strumming e la reattività al tocco apre una serie di possibilità espressive che valorizzano la zappata, è ideale per addentrarsi in territori blues più aggressivi. Ma non si vive di solo suono e una chitarra deve essere anche affidabile e funzionale. Riserviamo quindi una menzione d'onore all'hardware che tra ponte, capotasto e meccaniche ha garantito non solo una tenuta d'accordatura ottimale, ma permette anche di passare ad accordature aperte o alternative con rapidità e precisione. Chi usa più accordature sul palco sa quanto sia importante poter contare su una cosa del genere. La D17, insomma, ci è piaciuta. Ci è piaciuto come Taylor sia riuscita a inserire in uno strumento comunque accessibile tutti i dettagli distintivi dei suoi modelli più apprezzati. E abbiamo apprezzato anche la custodia aerocase inclusa, praticamente una custodia rigida ma in tessuto, resistente e leggera, da trasportare anche a tracolla. La serie American Dream si conferma una buona porta d'ingresso per il catalogo Made in USA, con diversi accorgimenti molto curiosi sia sul piano progettuale, sia per ciò che riguarda strettamente i materiali, come l'attenzione per l'ambiente e la sostenibilità che ha portato, per esempio, a usare una tastiera in eucalipto. Di questo e di altro parliamo nell'articolo su accordo.it, io spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo presto.